I Longobardi erano una popolazione germanica nomade guerriera stanziata presso il basso e medio Elba, in prossimità dei popoli germanici occidentali. Secondo l'antico mito longobardo dalle origini, i Longobardi provenienti dalla Scandinavia sarebbero partiti verso il continente europeo a causa di una grave carestia. Quando i Longobardi arrivarono in Italia, la penisola si divise in due grandi blocchi, uno più a nord in mano ai Longobardi e uno più a sud in mano ai Bizantini. I Longobardi portarono diverse novità nella penisola italica, una nuova lingua, nuovi usi e costumi e introdussero una nuova religione. La lingua longobarda, che si estinse completamente nel X secolo, non ha lasciato né documentazioni dirette né letteratura. Tutte le testimonianze risalgono al periodo della dominazione in Italia. Restano soltanto testimonianze lessicali dirette, incitazioni o adattamenti che appaiono in alcuni testi. Il modo di vestire dei Longobardi è il risultato di molteplici influenze derivate dalle popolazioni romano-germaniche e da quelle nomadi incontrate durante la lunga fase di trasferimento, ma anche dalla tradizione romana. Il tipo di abito variava in base al gruppo sociale di appartenenza. La nobiltà longobarda vestiva abiti di broccato arricchiti da spille in metallo e usava orecchini e collane. I capelli erano trattenuti da reticelle in filo d'oro o da spilloni in metallo. Lo stanziamento in Italia e il rapido processo di assimilazione con il mondo romano-bizantino influenzarono anche l'ambito della moda. Accanto a oggetti tipici della tradizione pannonica come le spille ad esse o le fibule a staffa e a elementi d'uso quotidiano come pettini, coltellini e borse, fecero la loro comparsa gioielli copiati dal costume delle donne indigene, orecchini pendenti, collane in oro e pietre semipreziose, fibule a disco. Infine, la presenza dei corredi di manufatti di raffinata produzione artistica, come gli sgabelli pieghevoli con decorazioni ageminate, i bacili in bronzo e in argento e i corni pretori in vetro, documenta la circolazione di oggetti prestigiosi richiesti dall'élite dominante come espressioni di affermazione sociale. In origine, i Longobardi praticavano il paganesimo e veneravano divinità femminili legati alla fertilità e alla terra. Dopo essere entrati in contatto con altre popolazioni germaniche, adottarono il culto dei dei maschili, di aspirazione guerriera come Wodan, Odino. In seguito, durante lo stanziamento tra Norico e Pannonia, si avviò il processo di conversione al cristianesimo. L'adesione della nuova religione all'inizio fu superficiale e strumentale, imposta dall'alleanza con i bizantini. Tra la popolazione continuava infatti a sopravvivere la religione pagana. L'affermazione del dominio in Italia e il contatto con la civiltà romana introdussero i Longobardi ad una progressiva conversione al cattolicesimo, che ebbe come promotrice la regina Teodolinda. La cristianizzazione non implicò mai per i Longobardi la perdita totale della propria tradizione culturale, come dimostra ad esempio la diffusione del culto di San Michele, il guerriero di Dio particolarmente caro al ceto guerriero. Castelseprio è un piccolo paese situato nella parte settentrionale della Lombardia. Siamo in provincia di Varese, a circa 15 km dalla nostra scuola. In questa località si trova un parco archeologico molto importante, così importante che è tutelato dall'UNESCO. Il parco comprende una zona fortificata estesa fino a Torba ed un borgo extramurario. Al castrum, cioè la zona racchiusa entro la cinta muraria costruita in epoca gota, si accedeva attraverso un ponte. Di questo restano parte dei piloni di pietre che lo sostenevano. All'interno delle mura di difesa emerge il complesso paleocristiano di San Giovanni Battista, composto da una basilica ed un battistero. Il battistero era all'esterno della chiesa per battezzare i fedeli prima che potessero partecipare alle funzioni. I siti dell'UNESCO di origine longobarda presenti in Lombardia sono Brescia e Castelseprio. Il Duomo di Monza ad oggi non è considerato vero e proprio patrimonio dell'UNESCO. Tuttavia, la cappella del Duomo di Monza e la figura della regina longobarda Teodolinda, che non hanno ricevuto il riconoscimento di patrimonio di pace. Teodolinda fu regina consorte dei Longobardi e d'Italia dal 589 al 616, reggente dal 616 al 624, durante la minorità del figlio Adolaldo. È ricordata perché la regina, la cui figura rimase al centro di numerose leggende popolari longobarde, fu generosa di donazioni alla Chiesa. Per suo volere fu eretta tra l'altro la Basilica di Monza, dedicata a San Giovanni Battista. La cappella di Teodolinda si trova nel Duomo di Monza, a sinistra dell'abside centrale. La serie delle storie di Teodolinda si compone di 45 scene, disposte su 5 registri, sovrapposti, che rivestono interamente le pareti.
La decorazione, che avvolge anche gli stipiti, è introdotta dalla grande arcone di valico verso il transetto nel quale giganteggia la figura di San Giovanni Battista, cui è dedicato il tempio, adorato dalla regina e dal marito Arcigrulfo. La corona ferrea è venerata come reliquia perché al suo interno si trova un cerchietto di ferro, che secondo la tradizione fu ricavato da uno dei chiodi usati per la crocifissione di Cristo. Ha un importantissimo valore storico e divenne il simbolo stesso del Regno d'Italia e fu utilizzata per incoronare Carlo V d'Asburgo, Napoleone e Ferdinando I. Il museo conserva opere dell'antichità tardo-romana e dell'alto medioevo. Ci sono oggetti del tesoro di Teodolinda, come manufatti personali e opere di oreficeria, realizzate con tecniche raffinate da artisti longobardi.